Buongiorno a tutti, grazie Eleonora per averci concesso il tuo tempo e la tua Grazie a disponibilità. voi. Mi presento, sono Irene Costa, head dell'area mentoring di WIPF, e con me oggi c'è Monica Ginelli. Mentre aspettiamo che le persone si connettano, faccio una breve introduzione per chi non ci conoscesse. Women in Business and Finance è nata in Cattolica nel 2018 con lo scopo di voler essere la community di riferimento in Italia per le giovani studentesse e le professioniste che sono accomunate da una passione per l'economia e la finanza, consentendo alle ragazze di entrare a far parte di un network che attraverso la cultura della diversità e dell'inclusione promuove l'empowerment femminile, creando un contatto diretto tra università e mondo del lavoro. E cerchiamo di fare tutto questo e di promuovere la cultura imprenditoriale e finanziaria attraverso workshop, eventi di networking, interviste e webinar come quello di oggi. Passo la parola a Monica che terrà l'intervista con Eleonora. Grazie Irene e grazie anche a WIBF di avermi dato l'opportunità di fare questa intervista oggi, a Eleonora Rocca che è imprenditrice di successo e founder e managing director di Women for Impact, che è un evento dedicato alla leadership al femminile che si terrà sia online sia a Bologna il 30 settembre e il 1° ottobre e sarà un viaggio proprio all'interno di mondi dell'innovazione, della trasformazione digitale, della comunicazione e di tanto altro, e tutto ovviamente in chiave al femminile. E quindi Eleonora, grazie anche da parte mia di essere qui oggi con noi. E ricordo a tutti che se avete domande potete scriverle nella chat, perché poi alla fine della nostra intervista ci sarà un momento dedicato appunto alle vostre domande. Partirei subito, Eleonora, chiedendoti della tua formazione e del tuo percorso professionale, perché dopo la laurea in giurisprudenza hai intrapreso una carriera poi in un ambito completamente diverso. E quindi volevamo sapere se, che cosa ti ha portato poi a questo cambio di rotta, ecco. Grazie Monica, intanto volevo dire che sei stata bravissima nella presentazione, nel senso che ogni tanto si sbagliano comunque in varie cose, no? Perché è sempre quella che deve rompere il ghiaccio e quindi si sbaglia. Invece tu hai detto tutto perfetto, senza Grazie. minimo di errore, quindi bravissima. Allora sì, come giustamente hai detto tu, io mi sono laureata in giurisprudenza e diciamo che però ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare proprio nel primo anno di università, quindi io sono entrata in Hewlett Packard, quindi già una grande multinazionale, a 20 anni. In quel momento io avevo appena iniziato l'università, o comunque da 7-8 mesi, no? Perché poi vabbè, i miei tempi erano tempi un po' diversi da voi, noi avevamo la quinquennale, avevamo altre modalità, per cui ero comunque ho iniziato tutte e due contestualmente. Inizialmente quello in HP doveva essere un lavoro part-time soltanto per come dire, fare un po' di cash e essere indipendente economicamente, però non avrei immaginato che poi da lì avrei costruito in realtà una carriera. Che cosa è successo poi? Nel frattempo che comunque io andavo avanti nel tempo, andavo avanti a lavorare lì, mi si sono aperte delle opportunità interne, quindi io ho continuato a studiare perché comunque mi volevo laureare, però poi in un certo qual modo ho cominciato a capire che mi piacevano e che ero brava a fare anche tutta una serie di altre cose, ok? Quindi ho scoperto, lavorando sul campo, tutta la mia, se vuoi, la creatività, no? Ho scoperto che mi piaceva molto il mondo appunto del sales, del marketing, e quindi che mi piaceva anche il contesto proprio aziendale, anche della multinazionale, della velocità, no? E il diritto, a me piaceva molto studiarlo, però il mondo proprio del diritto, dell'avvocatura e quant'altro lo vedevo come qualcosa di troppo statico per quelle che erano, tra virgolette, le mie caratteristiche quasi naturali, oserei dire, che poi negli anni comunque in azienda mi è stata data la possibilità di sviluppare. Quindi in un certo qual modo il motivo per il quale io poi ho deciso di fare altro è che ho avuto modo durante gli anni universitari di fare pratica sul campo e di capire che fondamentalmente il mio sogno era un altro, perché poi vabbè, questo voi siete tutte giovani, mi sento di dire che insomma concedetevi di anche cambiare strada, nel senso che quando si sceglie l'università noi siamo ancora piccoli, no? Non sappiamo poi di fatto davvero quello che vogliamo essere poi dopo 20
anni, quindi in alcuni casi funziona perché una persona trova la sua vocazione prima, in altri casi la trova dopo, quindi è un po' questo. Consiglio comunque sicuramente, ma cosa che può essere utile, un takeaway utile per chi ascolta, di fare sempre molta esperienza durante l'università, perché ovviamente studiare è importante, però sapete meglio di me, oggi ancora di più di ieri, quando l'ho fatto io, è molto più importante saper fare le cose poi che avere insomma un titolo o quant'altro, specialmente se poi state anche pensando magari di andare all'estero. Io poi ho fatto la mia carriera comunque un po' in Italia, poi a un certo punto anche all'estero, e qui a Londra diciamo che è ancora più importante l'esperienza più del voto, no? Di laurea o insomma dei titoli in generale. Certo, grazie. E quindi c'è stato un momento, un'esperienza precisa che ti ha fatto capire e dire ok, questa è la strada giusta per me, è quello che voglio fare? Allora, sì, c'è stato un momento preciso, che io racconto sempre con grande, come dire, mi fa sorridere adesso quando ci penso, perché sembra quasi assurdo. La mia vita poi è stata sempre un po' un costellarsi di cose al limite dell'assurdo. Comunque, il tema è questo: io mi sono spostata, poi io mi sono laureata più tardi del normale, no? Proprio perché appunto ho sempre lavorato, poi facevo danza a livello professionale, facevo tutta una serie di cose, e in più diciamo che ho avuto anche un anno in cui sono stata a Londra a lavorare e studiare già back in time, e quindi per un anno poi di fatto mi ero anche fermata. Quando mi sono laureata mi sono spostata a Milano perché mi era capitata un'opportunità di stage, e a quel punto ho detto va bene, mi prendo un periodo fuori da HP perché voglio decidere poi se voglio restare in questa azienda o se voglio comunque fare altro, e quindi vado a Milano 3 mesi. Nel momento in cui sono andata a Milano, io ho cominciato poi a lavorare anche alla mia tesi. E la tesi io la facevo praticamente agli aperitivi la sera, perché poi comunque facevo questo stage, poi dopo da lì si è creata anche un'opportunità di lavoro, e quindi io la tesi la scrivevo la sera, e spesso mi incontravo con il mio ex appunto professore che mi aveva seguito per la tesi, addirittura agli aperitivi a volte, perché lui poi faceva tra Roma e Milano, perché aveva uno studio era uno studio legale sia su Roma che Milano, quindi di fatto aveva l'unico slot a volte che avevamo tutti e due era l'orario d'aperitivo, quindi si diceva, siccome era molto giovane lui, io sono stata fortunata su questo, sono stata seguita da un professore giovane, mi diceva bene vieni, no, parliamo, insomma, quindi davanti a un aperitivo facevamo le correzioni della tesi. In tutte queste cose io poi in qualche modo parlavo con lui, no, in qualche modo ecco, lui mi ha fatto anche un po' da mentore, no? Quindi mi diceva ma lei è sicura che non vuole fare l'avvocato? Io avevo già sentito questa cosa un po' dentro di me anche negli anni precedenti, però poi parlando con lui, sai, mi sentivo anche un po' grata verso quello che lui stava facendo per me, quindi mi dispiaceva dirgli ma no, non è proprio una carriera che io in realtà voglio fare. Quindi che cosa ho fatto? Gli ho detto vabbè, facciamo così, io per una settimana, 10 giorni, vengo a lavorare in questo studio da voi, no? E vediamo che cosa succede. In quella stessa settimana io ho fatto il test alla Business School del Sole 24 Ore per entrare a fare il master in marketing e comunicazione. Perché ho detto, voi dite, vabbè, ma in una settimana, 10 giorni, che cosa risolvi? Non è che capisci cosa vuoi fare nella vita. È vero, però c'è anche vero che dentro di noi c'è sempre una piccola voce che in qualche modo ti dice, l'istinto ti dice che cosa è giusto, che cosa è sbagliato. Siamo noi che con la razionalità non riusciamo a capire quei segni, non so come dire. Quindi mi sono detta, vabbè, mi butto e dico, se io vado in quello studio legale, faccio anche solo, vado a portare una carta dentro lì al tribunale e mi sento che non è il mio posto, o viceversa, vado nel Sole 24 Ore e mi sento che quella non è la mia strada, cambio. Cioè decido, prendo la mia decisione, a sto punto faccio così, perché comunque erano un po' di anni che avevo questa cosa nel retrocervello, che faccio, che non faccio, quindi a quel punto ho detto no, io devo decidere, cioè devo arrivare a un punto in cui devo decidere, e quindi ho fatto questa cosa. Ovviamente la risposta la sapete già, dopo una settimana, 10 giorni, io ho detto al mio professore, mi dispiace tanto, questa proprio non è la mia strada. Di là mi hanno ovviamente accettato, ho fatto il test e tutto è andato tutto bene, quindi ero tutta felice e pronta a fare il mio master, e poi da lì è partita diciamo la carriera nel marketing, perché io avendo lavorato prima nel mondo sales principalmente e poi venendo da una carriera, comunque da una laurea in giurisprudenza, ho ritenuto necessario per poter accedere a posizioni di marketing puro avere almeno un master. E quindi per questo ho deciso di investire poi un altro anno, diciamo, della mia vita in studiare in un master full time, che poi da lì diciamo che mi ha anche aperto tutte le strade in Roberto Cavalli, in Microsoft. Penso che forse se non avessi avuto il master non sarei stata considerata così specializzata nel marketing per poterci poi lavorare a livello manageriale.
E come appunto hai accennato, hai lavorato sia per grandi multinazionali come appunto Microsoft, sia anche per start-up o aziende di più piccole dimensioni, sia in Italia sia all'estero, adesso a Londra. E hai trovato differenze a livello di sfide professionali, di ambiente lavorativo anche? Assolutamente sì, nel senso che io quello che è la mia, poi ripeto ragazzi, io vi parlo per quella che è stata la mia esperienza, non dico che è legge, è sempre no, il mio punto di vista. Allora, il tema è questo. Le grandi multinazionali secondo me vanno molto bene quando tu sei all'inizio della tua carriera, perché ti fanno in qualche modo assorbire tutta una serie di cose, specialmente poi luoghi tipo Microsoft che sono estremamente, come dire, fast-paced, perché comunque sono aziende americane, HP era la stessa cosa, cioè io a 23 anni gestivo già un team di 15 persone, per dire, no? Cioè hanno questa modalità di farti crescere velocemente, di farti assorbire, di buttarti io lo racconto sempre, un altro aneddoto, quando sono entrata in Microsoft, mio primo giorno di lavoro, dopo 3 ore che ero entrata, mi hanno buttato da sola dentro una call con tutte le mie counterpart in tutto il mondo a parlare in inglese, che comunque, vabbè, lo sapevo ai tempi, ovviamente non come oggi, buttata lì, ah, beh, questo è il tuo progetto da domani, quindi buttati. E io mi ricordo ancora che l'unica cosa che dissi è "Hi everyone, I just joined Microsoft", perché comunque non sapevo, no? Però questo io dico sempre, Microsoft per me è stata la grande scuola, è stata la grande mamma, e dove io di fatto ho imparato tutto quello che so sul marketing. Poi è ovvio che il marketing si è evoluto, poi è arrivato il digitale a un certo punto della mia vita, però io lì ho imparato veramente tutte le mie basi, anche da un punto di vista di struttura, di capire come funziona una struttura aziendale anche grande, complessa, no? I ruoli, l'avere il mentor e tutta una serie di cose. Quindi io lo consiglio molto di lavorare in multinazionali quando si è giovani. Quando però poi cresci un po' e diciamo hai raggiunto la tua in qualche modo seniority, no? Dopo 3-4 anni che tu fai un lavoro, in qualche modo lo acquisisci, cioè lo senti molto più tuo. E allora lì probabilmente un posto tipo una grande multinazionale, a meno che non hai proprio quel mindset che ti piace stare in quel contesto, un po' soffri, perché è quello che è successo a me. Io ho adorato tantissimo lavorare in Microsoft, è stata un'esperienza meravigliosa. Io ho fatto i lanci di Windows 8 e l'Office 2013, tantissime campagne bellissime che ho fatto rollout su 700 punti vendita in territorio nazionale. Andavo da Media World e vedevo le locandine che avevo fatto io, per dirvi, quindi grande soddisfazione. Però dopo 3-4 anni diventava pesante per me, perché mi sentivo che non riuscivo più a imparare niente di nuovo, comunque a dare veramente poi al mio ruolo, no? Perché mi sentivo un po' stretta, ecco, un po' stretta. Nelle start-up chiaramente questo non succede. Quando tu vai in un'azienda più piccola o comunque una start-up o scale up che sia, in qualche modo è il diametralmente opposto. Le decisioni vengono prese in maniera molto più veloce, c'è molto più spazio per la creatività, per il lavorare un po' più in maniera individuale, perché chiaramente tutti fanno un po' tante cose, c'è sempre tantissimo da fare, perché poi se la startup va bene cresce magari anche velocemente, e quindi in qualche modo ti dà un pochino più di soddisfazione fare quello che fai, anche se sei dipendente. È ovvio che poi lo step, il livello successivo per me è stato diventare imprenditrice, ma questo è appunto è un'altra fase e non è un passaggio che in qualche modo fanno tutti. Lato invece Italia-estero, tornando alla tua domanda, qual è la differenza? La differenza è che in Italia comunque c'è una cultura del lavoro diversa da quella internazionale. Quindi se tu lavori appunto in una multinazionale in Italia, comunque sei un po' più simile a quello che è l'ambiente di lavoro all'estero. Non è la stessa cosa comunque, perché è sempre Italia, le persone sono italiane, la cultura è quella, però c'è quel mindset che comunque viene appunto in qualche modo imposto, inculcato dall'azienda stessa, quindi chi ci lavora per tanto tempo in qualche modo poi diventa più morbido, più internazionale, più aperto, però è comunque Italia. All'estero si lavora meglio secondo me, perché si punta molto di più ai risultati, meno al tempo passato in azienda, c'è molto più rispetto anche come dire, degli spazi delle persone, del benessere della persona. Io ho sempre avuto la sensazione, qua in UK in particolare, che i miei capi fossero sempre molto preoccupati del fatto che io fossi felice in quello che facevo. Quindi comunque c'è sempre, se tu gli dici io sento di voler fare qualcosa di diverso, sento che ho bisogno di guadagnare di più, anche banalmente,
loro in qualche modo cercano di venirti incontro. Se ritengono che tu sia una persona che ha merito, quindi c'è grande meritocrazia, Londra è un paese, è un posto, UK in generale è un posto meritocratico a 360 gradi, quindi loro ti dicono ok, vali, io ti voglio tenere, ci tengo che tu sia felice qui. Ok, Grazie. questo chiaramente è una grossa differenza, perché in Italia secondo me è un po' il contrario, nel senso, io almeno la mia esperienza è sempre stata un po' che vabbè, devi ringraziare che c'è il lavoro, il contratto a tempo indeterminato, poi io non lavoro più in Italia da ormai 15 anni, quindi spero che comunque sia migliorata, insomma, nel senso, però questo, quindi consiglio diciamo a chi può o chi vuole crescere poi, perché poi ci sono persone che dicono io sto bene così, mi va bene, voglio apprezzare altre cose nella vita, però se si vuole fare carriera verticale, si vuole crescere, sicuramente all'estero ci sono più opportunità, ragazzi, cioè questo senza dubbio. Grazie, grazie, interessante e sicuramente anche utile magari per chi ci sta ascoltando e magari ha un dubbio se scegliere una multinazionale o startup o se lavorare in Italia o all'estero, quindi anche la tua esperienza che hai condiviso sicuramente può aiutare nella scelta. E invece se dovessi dirci la tua più grande soddisfazione a livello lavorativo, cosa diresti? Allora, la mia più grande soddisfazione sicuramente è stato appunto l'altro evento di cui sono fondatrice, di cui sono stata l'amministratore unico per 7 anni, che è appunto Digital Innovation Days. Perché? Perché quella è stata la mia prima esperienza imprenditoriale, io l'ho iniziato anche lì quasi per caso, di certo non pensavo che sarebbe diventato poi quello che è diventato dopo 3 anni e mezzo circa di lavoro gratuito, pseudo gratuito, comunque a titolo così nel spare time in cui lo facevo. Però sicuramente la mia più grande soddisfazione ad oggi. Adesso Women X Impact è il mio nuovo bambino in qualche modo, perché almeno per quello che l'approccio che ho io con le mie, tra virgolette, aziende, questa sono io proprio, Eleonora Rocca. Altre persone so che non sono così, io ho un grande legame con le cose che creo, quindi comunque ho sempre la sensazione come se fossero miei figli, cioè l'azienda per me sempre stata un po' come un figlio, no? È una cosa che tu fai nascere, che vedi crescere, che disegni su un pezzo di carta e dopo la vedi realizzata. Quindi quella è stata la mia più grande soddisfazione. Questa è una cosa che ho detto anche ieri in un'altra intervista, ci tengo a dire, almeno per me, la soddisfazione di vedere una cosa tua che tu hai pensato, disegnato, costruito con i tuoi valori, con il tuo lavoro, con il tuo impegno e tutto, quando tu la vedi realizzata è un tipo di realizzazione e di soddisfazione che va oltre, molto oltre quello che è il contesto economico. Quindi se guadagni più soldi, probabilmente io guadagnavo più soldi in azienda, no? Mm-hmm. Però è cioè è una cosa completamente diversa. Non c'è posizione da director o da head of che può essere pari a una cosa tua che hai costruito, che hai fatto tu. Certo, certo. E tu hai tanti anni di esperienza appunto nel digital e anche interventi di sensibilizzazione sull'innovazione, il digitale. Secondo te in Italia oggi c'è ancora resistenza al cambiamento, all'innovazione o si stanno facendo dei passi avanti? Allora, secondo me dei passi avanti si stanno facendo, un po' perché comunque, parliamoci chiaro ragazzi, se ne parla da tanto adesso. Quando ho iniziato io a parlare, il mio evento una volta si chiamava Social Media Day, era sui social media, non era, poi dopo ho fatto un rebranding più avanti perché appunto ho voluto allargare e partire dal discorso social, ma allargare a digital, innovazione a 360 gradi, anche impatto della tecnologia sul business, ok? Quindi questo è stato un po' l'excursus. Quando io sono partita nel 2014 eravamo in 2 a fare gli eventi in questo settore, adesso ce ne stanno 150.000. Che cosa vuol dire questo? Che in tutti questi anni il mercato si è evoluto, no? Perché se ne parla di più, perché c'è interesse, perché le aziende in qualche modo hanno messo, no, le loro tested the water, si dice qui, no? Hanno in qualche modo provato e testato delle cose nuove e quindi bene o male si è andati avanti. Abbiamo visto tante evoluzioni in questi anni del mondo dell'influencer marketing, quello che è successo con le nuove piattaforme, TikTok, adesso Clubhouse è l'ultima, che secondo me insomma è un trend che è qui per restare.
Detto questo però, il punto qual è? Che l'Italia è un paese che comunque è resistente al cambiamento, in parte per cultura e in parte perché c'è il problema che non ci sono magari abbastanza fondi, perché una cosa molto molto importante da dire è che per applicare il cambiamento di trasformazione digitale, poi di fatto servono fondi, servono investimenti, perché quell'azienda lì magari anche banalmente si deve rifare il sito o deve cambiare l'ultima cosa tecnologica, l'ultimo tool tecnologico, magari ecco deve passare dalla suite Microsoft alla suite Google o no, o utilizzare Trello, Slack o tutte le cose che per noi sono normali, per voi giovanissimi, ma ancora più normali di me, per me perché sono tra virgolette start-up imprenditrice da tanto tempo, ma immaginate una grande azienda che deve cambiare tutti i processi aziendali, che deve formare le persone a lavorare in modo diverso, che deve impostare gli investimenti in modo diverso. Quindi come tutte le crisi, tra virgolette, o comunque le rivoluzioni tecnologiche, chiaramente ci vuole tempo, ci vuole impegno e anche fondi, perché comunque sono investimenti anche finanziari che a volte sono importanti e le aziende devono poterli sostenere. Quindi su questo io penso che debbano esserci dei fondi dedicati per l'innovazione, molti di più forse di quelli che ci sono adesso. Il Covid sicuramente ha accelerato questo processo perché si sono trovate molte aziende a dover per forza, se no non lavoravano proprio zero, però immaginate quello è proprio il segnale che ancora di strada ce n'è da fare. C'è da fare, perché comunque voglio dire, per noi a Londra era normale lavorare da casa, il venerdì ormai da anni che la gente lavora sempre da casa, quindi non è cambiato chissà che cosa per noi, è cambiato ovviamente il fatto delle chiusure dei ristoranti, questo ha ridotto Londra come San Francisco, come New York, le grandi aziende a delle grandi città, a città fantasma, questo assolutamente sì, ma da un punto di vista dei processi, delle cose, erano già qui in qualche modo. In Italia no, ci sono aziende che non avevano neanche le modalità per poter permettere ai dipendenti di lavorare da casa e quindi questo ovviamente le ha messe in una condizione di accelerare. Speriamo che appunto in futuro ci siano sempre più investimenti e anche si migliori anche da questo punto di vista. Invece, venendo proprio all'evento Women for Impact, tu hai già, appunto, come hai ricordato anche tu in precedenza, hai già tanti anni anche di esperienza di organizzazione di eventi, adesso ti stai dedicando a Women for Impact. Come è nata l'idea di Women for Impact e a chi si rivolge e quali sono un po' gli obiettivi? Ok, allora è nato in un momento in cui io appunto avevo la volontà, dopo l'exit dalla mia precedente azienda, di creare qualcosa di nuovo. Volevo comunque restare nel mondo degli eventi perché organizzare eventi è una cosa che mi piace tantissimo, quindi volevo, nonostante la pandemia, che tutti mi dicono sei folle a lanciare un nuovo evento in pandemia, no vabbè, nonostante questo però ho detto no, io questo qua è quello che a me piace fare, quindi voglio continuare a farlo, però voglio farlo ovviamente anche qui, esattamente come sono stata la pioniera nel mondo digital ai tempi, così mi piacerebbe farlo su qualcosa che appunto non c'è, no? Io trovo che in Italia ci siano sì altri eventi che hanno comunque come oggetto la donna, diciamo, al centro, questo assolutamente non voglio dire sono stata la prima, però con questo livello anche di internazionalità, di contenuto così variegato, di insomma cose che poi adesso ancora non voglio svelare, ma comunque mi sto ovviamente adoperando per creare un evento unico, quindi ho voluto fare qualcosa che fosse anche di impatto sociale, qualcosa che avesse anche appunto un impatto sociale. E siccome la mia esperienza in tutti questi anni mi ha insegnato che purtroppo, poi voi business and finance ancora peggio, nel senso il ramo finanziario così, ma il tech è lo stesso, nel senso che le donne sono comunque poche. Purtroppo le donne in posizioni di leadership sono poche, questo è il punto. Io ho fatto tantissimi progetti in questi anni, come hai detto tu prima, anche di divulgazione, corsi, ho insegnato, insegno, insomma quant'altro, però molto spesso sono l'unica donna in questi progetti, imprenditoriali anche. Quando ho conosciuto il mio compagno, dico sempre questo, a un convegno sulla blockchain a Monte Carlo, io ero l'unica donna speaker di 25 uomini.
E questo giusto per fare qualche piccolo esempio, ma ne potrei fare N.000, anche nella mia carriera nel tech, sapete quante volte io in un meeting ero l'unica donna? E poi un po' la sensazione era quella di che quasi la gente poi quando dici delle cose intelligenti dicono ah cavolo, quindi le donne non sono solo quelle che fanno la segretaria e portano, senza nulla togliere le segretarie, mia madre è una segretaria, quindi non nulla togliere, però ecco un po' la sensazione è sempre stata un po' quella, no? Ah, la donna che parla intelligente, ah cavolo è pure intelligente, no? Non porta solo l'acqua e il caffè, quindi questo io l'ho un po' vissuto, e in più l'ho vissuto anche come richiesta del mercato, perché in tutti questi anni tantissime ragazze mi scrivevano, io facevo questi eventi come lo sto facendo oggi con voi su Women for Impact, back in time li facevo sul discorso digital e social, e mi scrivevano tantissime ragazze, ma non tanto per chiedermi dell'evento quanto per chiedermi perché avevo fatto delle scelte, un po' delle domande che mi hai fatto tu. Questo perché non c'è ancora, secondo me, in Italia una situazione di mentoring fatto come dovrebbe essere, no? All'interno dell'università o comunque nelle scuole. Ancora, secondo me, non c'è. Si sta creando, si stanno facendo dei passi avanti assolutamente, però per molte ragazze senza avere dei role model di riferimento a volte dura, molte pensano anche che non ce la possono fare, no? Cioè alcune sono più risolute, ma molte altre hanno bisogno comunque di confidence, hanno bisogno di supporto, hanno bisogno di qualcuno a cui ispirarsi, che gli faccia dire bene, allora ce l'ha fatta lei, ce la posso fare anch'io, no? E questo è un pochino un po' il mood dell'evento, è quello di portare donne di successo, ma donne di successo in tanti ambiti, in tanti settori, che possono raccontare la loro storia di vita e carriera, ma che all'interno di quella storia di vita e carriera ci sono delle cose importanti che le nuove generazioni e tutte le donne che ascolteranno potranno applicare nella propria vita. In più abbiamo aggiunto, oltre alla parte di ispirazione, keynote speech, panel di discussione che faremo su tante cose, abbiamo aggiunto anche la parte di formazione, perché ci saranno anche dei workshop tematici verticali su 4 macro aree che sono HR e carriera, quindi dal discorso colloquio, curriculum e quant'altro, a business e imprenditoria per chi invece è interessato a fare magari il passo di lavorare in proprio, oppure già lavora in proprio e vuole dei consigli per migliorarsi, crescita personale e soft skills che sono importanti as well as le hard skills, e infine marketing e comunicazione. Ovviamente, vabbè. Ovviamente c'è anche una parte di quello che è comunque importante, e quindi sì, insomma la volontà è quella di dire parliamo del discorso empowerment femminile, ma facciamolo con delle soluzioni, facciamolo in modo positivo, facciamolo per essere innovativi, perché è anche questa innovazione. Io credo che un'altra cosa che si sottovaluta molto, e per questo secondo me è importante una manifestazione come la mia, non per autoreferenzialità, ma perché lo dicono dei report e delle statistiche, che gli outcome dei progetti, anche i risultati sul business, sono molto spesso migliori quando ci sono dei team diverse all'interno delle aziende. Quindi quando il team è diverso, nel senso ci sono donne, ma ci sono anche persone che, per esempio qua a Londra è molto normale lavorare con persone che vengono da culture e background diversi, in Italia non tanto anche questo, no? E in realtà invece si è visto, ci sono proprio dei report anche di McKinsey e quant'altro che dimostrano proprio questo, quindi che di fatto poi non è solo una questione di dire dobbiamo avere le quote rosa, dobbiamo portare fare la manifestazione in piazza, non è quello, è che è davvero innovazione anche questo. All'interno delle aziende bisogna innovare anche in questo modo, dando la possibilità anche in alcuni casi, insomma, per meritocrazia, alle donne di avere le stesse possibilità degli uomini. Bello, molto, molto bello, e sarà sicuramente un evento super interessante, perché proprio molte volte serve proprio sentire magari le parole di un'altra donna, una professionista, che ti possano appunto ispirare e ti fanno avere anche il coraggio magari di prendere una scelta nella propria carriera professionale che prima invece non osavi fare. Quindi sarà sicuramente molto interessante e utile. E che cosa ti auguri che rimanga poi a tutte coloro che parteciperanno all'evento? Ma allora io mi auguro di poter trasferire emozione, no? Nel senso emozione, ispirazione, e anche portarsi a casa di aver imparato in qualche modo qualcosa. Io credo molto nel potere della contaminazione.
Cioè, secondo me, se tu entri in un contesto come è stato per me, per esempio, la Silicon Valley, io negli ultimi anni, quando si poteva ancora viaggiare, vado sempre, almeno 2 volte all'anno, in California. In Silicon Valley in particolare mi piace tantissimo andare. Perché stare in quell'ambiente anche solo 1 settimana, 2 settimane all'anno mi dà un senso proprio di come se mi ricaricassi le pile, perché l'energia che si respira lì, appunto questa voglia di fare delle persone così grande, così importante che c'è, perché voglio dire, lì è all'ordine del giorno fallire, ricominciare, creare aziende, vendere aziende, cioè conosco persone che hanno fatto cose meravigliose lì. E quindi la stessa cosa è quello che io vorrei creare col mio evento, cioè tu vieni e ti porti a casa una cosa che ti fa scattare quella mola nella testa che domani dici ok, tiro fuori dal cassetto il mio sogno e mi ci metto a lavorare, perché poi è sempre quello, il primo passo è sempre, io questo lo dico sempre, è sempre la cosa più difficile, il primo passo, perché è quello che ci blocca. Una volta che uno è partito, ha fatto il primo, il secondo, poi fa il terzo, ma è come quando il bambino impara a camminare, la stessa cosa. E questo, quindi è molto importante avere occasioni per smuoverci un po', diciamo, gli animi e buttarci. Vero, Perché vero. tanto non succede niente, alla peggio si sbaglia, si ricomincia, Si insomma. ricomincia, esatto, sì, sì. E un altro degli obiettivi è proprio quello di creare una community, comunque di fare networking e appunto conoscere le storie di altre donne che possano ispirare. E tu durante il tuo percorso professionale hai avuto un role model, una donna a cui ti sei ispirata o che ammiri ancora oggi particolarmente? Allora, no, in realtà io non ho avuto role model, ho avuto più role model uomini, devo dire la verità, perché sono stati appunto i miei capi in molti casi, appunto anche in Microsoft, delle persone a cui sicuramente insomma mi sono ispirata. Donne in realtà, se ti dovessi dire, no. No, però io, ecco, io ho sempre avuto questo carattere, però io sono sempre stata, fino a quando ero piccola, molto determinata. Quindi in qualche modo non ho avuto bisogno di qualcuno che mi spingesse, anzi io ho il problema inverso, nel senso che mi sono spinta tante volte oltre rischiando veramente tanto nella mia vita. Che non è una cosa che rimpiango fondamentalmente, perché se non l'avessi fatto, appunto, oggi non sarei qui a raccontarvi questa cosa, probabilmente non avrei creato neanche questo evento. Però diciamo che normalmente non tutte le persone hanno questa attitudine naturale e quindi hanno bisogno di avere dei role model di riferimento. Quindi secondo me, poi ognuno trova il suo, c'è anche questo da dire, ognuno trova il suo, perché non siamo tutti uguali, nel senso c'è quella che ti può dire Steve Jobs per me mi ispira tantissimo quando parla, c'è quello che ti può dire a me non dà niente, no? Secondo me la cosa importante è riconoscere se stessi, capire che cosa ci caratterizza come persone, come professionisti e trovare la nostra strada dove noi possiamo esprimere al meglio quello che siamo. Certo, magari poi qualcuno sentendo te, la tua storia, potrà avere te come role model o anche magari qualcuna delle speaker dell'evento appunto che si terrà online a Bologna il 30 settembre e il 1° ottobre. Io ho finito con le mie domande, quindi direi che se avete domande dal pubblico, noi adesso possiamo rivolgerle a Eleonora, così da avere anche altre curiosità, altre informazioni che potremmo scoprire di più. Sì, poi nel Vediamo se... tempo che scrivono, una cosa che volevo dirti è sul discorso della community che hai detto prima, che mi ero dimenticata. In realtà questa cosa non è che me la sono dimenticata perché sta succedendo già adesso, nel senso che si sta creando una bellissima community intorno all'evento in maniera naturale, quindi anche prima di arrivarci noi stiamo già lavorando come community e lavorando molto bene in partnership, esatto, con voi, che siete sicuramente tra i nostri partner, insomma, con cui stiamo facendo tante cose e tanti altri, proprio perché credo che sia anche importante fare sistema, fare rete, dimostrare che le donne possono collaborare tra di loro, che non deve esserci per forza sempre quella competizione di cui tanti parlano e poter dimostrare che insieme si possono cambiare le cose, si può fare di più. Vero, vero. Grazie anche per questa aggiunta. Allora, vedo una domanda di Alessandra che chiede: quanto è stato importante per la tua carriera dedicare del tempo al tuo blog The Brunette Cupcake?
Ah, brava. Sì, no, vedi, questo non l'avevo detto. Quanto è stato importante, è stato fondamentale per me, se tu ci pensi, perché io ho iniziato quel blog quando facevo un corso serale di Evolution Marketing e Social Media allo IED. E parliamo di qua che era il 2010, quindi eravamo in pochissimi a fare quel lavoro. Io ho aperto il blog non perché volessi fare la fashion blogger o volessi poi fare quel tipo di carriera, no? L'ho aperto perché ho detto, vabbè, metto in pratica quello che sto imparando, la teoria, perché al lavoro appunto io facevo marketing tradizionale, quindi comunque non potevo applicare quelle cose, quindi ho detto, vabbè, lo apro. E credimi, da lì è nato poi tutto, cioè quello è stato il mio punto di partenza per la mia carriera nel digitale. Proprio a 360 gradi, nel senso che io da lì poi ho iniziato ad avere le prime collaborazioni, come scrivevo degli articoli per altre riviste e quant'altro. Ho iniziato a conoscere persone, ho iniziato ad avere un po' di seguito intorno all'evento e da lì ho iniziato scusate, al blog, e da lì ho iniziato a creare eventi. Quindi io facevo eventi fashion, erano tipo un po' Sex and the City style, facevamo l'aperitivo in store una volta ogni 2 settimane circa, ne facevamo un aperitivo in store in queste boutique molto carine di Milano. Dopo il lavoro io avevo ovviamente relazioni, rapporti, quant'altro erano persone che conoscevo, perché la moda mi ha sempre affascinato. E di conseguenza facevo questi aperitivi, organizzavamo tutto con i cupcake, facevo i cupcake con tutte le C di Chanel, le F di Fendi, tutte queste cose. E poi dopo quello, dopo l'aperitivo, si andava magari a ballare al Jazz Cavalli, si andava al Diana, si faceva tutta la serata insomma insieme. In più le ragazze quando venivano in store guardavano tutte le nuove collezioni, lo facevamo ogni volta che cambiava insomma la nuova collezione, la vedevano in anteprima e quant'altro. Per cui da lì poi è nata questa cosa e poi da lì, ecco, per questo io dico iniziate sempre qualcosa, perché poi una cosa si collega all'altra. Che è successo poi? Da lì, da questi eventi fashion che io facevo, io poi nel frattempo andavo avanti con la mia carriera normale, diciamo normale, mi sono trasferita a Londra. Quando mi sono trasferita a Londra ho cominciato comunque a mantenere il mio seguito perché la gente era interessata a seguire quello che facevo qui, no? Io condividevo tutte le cose di Londra e quant'altro, e lì sono stata raggiunta da Mashable, da New York, perché il mio evento in realtà si chiamava Mashable Social Media Day. Io non so se voi conoscete Mashable come testata internazionale tra le più importanti del mondo. Loro mi hanno contattato, loro a me, perché avevano visto quello che io online mi muovevo bene, che avevo esperienza di eventi e che comunque un po' di seguito ce l'avevo. Allora mi hanno detto, ti va di organizzare Mashable Social Media Day a Milano, non abbiamo soldi, non ti possiamo dare soldi, non ti possiamo supportare niente, però se ti va di farlo a tuo titolo noi ti diamo il marchio. Mm-hmm. E quindi così poi è partito tutto. Dopo 3 anni quello era un evento che era un'azienda a tutti gli effetti, con 7 persone che ci lavoravano, insomma il suo fatturato e tutto quanto. Quindi per questo dico, da una cupcake si è arrivati poi alla mia più grande esperienza imprenditoriale. Se qualcuno me l'avesse detto, non ci avrei creduto. L'insegnamento è proprio che bisogna buttarsi e seguire le proprie passioni, lanciarsi anche in nuovi progetti che all'inizio sembrano anche strani o magari non ci si crede abbastanza e poi invece ti possono dare tanta soddisfazione. Un'altra domanda di Veronica Silveri che dice: quali sono gli obiettivi per il futuro e quali consigli darebbe ai giovani che vogliono cimentarsi nel suo stesso ambito lavorativo? Allora, i miei obiettivi per il futuro sono di creare un'altra azienda, appunto, che è quella che sto già creando, insieme però al mio compagno in questo caso, perché nel frattempo sono riuscita a trovare anche una persona con cui condividere la mia vita e di conseguenza abbiamo dei progetti che lanceremo insomma anche a breve. Alcuni sono già in partenza e sono già partiti e stanno già lavorando, quindi spero che riusciremo diciamo a costruire un'azienda più grande. Siamo in 2, siamo in 2 a guidare, quindi prima ero io da sola a guidare, adesso siamo in 2 a guidare, abbiamo comunque esperienze complementari. Lui per esempio sul discorso finance è molto più ferrato di me, quindi è un uomo di numeri, io sono invece quella creativa e quindi sto benissimo in queste situazioni in cui posso fare tutta la parte creativa e ho delegato completamente a lui tutta la parte finanziaria. Quindi in questo senso penso che sarà più facile anche per noi crescere nel futuro, quindi spero di avere la nostra azienda, insomma, vederla crescere esattamente anche come quella di prima nei prossimi anni, e non dico che dobbiamo arrivare a 100 dipendenti, però insomma anche averne 15-20 e fare insomma delle belle cose.
assolutamente sì. Quindi cresce comunque il mondo degli eventi e comunicazione, perché poi noi comunque facciamo anche attività di agenzia di comunicazione, marketing, che è quello che bene o male entrambi facciamo. Qual è il consiglio che do alle persone che vogliono fare questa strada? È appunto di lavorare molto sulla propria reputazione web, perché appunto, come ho detto prima, per me è stato fondamentale. Il personal branding purtroppo in alcuni casi è un po' un'arma a doppio taglio, perché comunque ti costringe a dover curare molto la tua immagine. Questa è una cosa che, ad esempio, come dire, io ammetto che in certi momenti è stato, nonostante io fossi sempre stata una da front row, perché sono un'ex ballerina, quindi mi piace stare al centro dell'attenzione, mi piace stare on stage, però di fatto i social media o comunque il personal branding poi può diventare anche qualcosa di molto grande da gestire psicologicamente, perché ti senti costantemente come dire, senza filtri, con la tua vita comunque messa completamente, no, alla mercé di chiunque e quant'altro, quindi bisogna un po' saperlo bilanciare, però è sicuramente importante. Cioè ad oggi io se riesco ad aprire determinate porte anche con progetti nuovi in maniera così veloce, noi in 2 mesi di lancio di Women X Impact adesso stiamo già avendo dei risultati insomma eccellenti sotto tanti aspetti, con tante partnership e cose belle che stanno partendo anche con grandi aziende. Perché questo? Perché io ho la mia reputazione che chiaramente mi porto dietro ed è positiva, no? E quindi questo mi apre tantissime porte ancora oggi, per cui è molto importante curare questo. In più bisogna essere preparati, bisogna studiare molto, ma anche mettere in pratica quello che si studia, proprio come stavo dicendo è fondamentale, e anche lavorare molto su se stessi, nel senso che poi le caratteristiche personali anche sono importanti, no? Se si vuole essere leader non vuol dire dare gli ordini alle persone. Leader vuol dire riuscire a motivare un team, riuscire a tenere sempre come dire positiva e alta l'attenzione delle persone con cui lavori, degli stakeholder con cui lavori. Bisogna essere anche affabili, in qualche modo politically correct nel giusto, ma anche saper poi essere freddi e come dire tranchant in altre situazioni dove serve comunque tirare fuori tra virgolette il pugno duro. Però queste non sono cose facili da gestire. Io lo dico sempre: se uno sceglie di fare impresa, in particolare se si lavora per gli altri è diverso, se si sceglie di fare impresa si prendono decisioni difficili tutti i giorni, ma in parte anche in azienda, se si ha un ruolo comunque molto alto bisogna anche sapersi poi prendere responsabilità delle proprie decisioni, e quindi su questo bisogna lavorare anche su noi stessi come persone. Quindi questo è preparazione, networking, fate network appunto il più possibile con persone chiave, perché poi ricordatevi sempre che sia nel business che nella carriera si fanno accordi, contratti e cose con persone, quindi è sempre una relazione umana, comunque in ogni caso. Quindi avere delle relazioni con persone, che non significa essere raccomandati, significa conoscere quella persona e quindi magari avere un canale preferenziale o un qualcosa che ti fa in qualche modo aprire la porta. Se poi sei bravo e ti sai giocare bene le tue carte, hai le possibilità. E quindi su questo mi sento di dire fate il vostro networking. Io ho sempre scritto, sono sempre arrivata, anche ieri mi hanno chiesto in intervista Roberto Cavalli, Microsoft e quant'altro, io ci sono arrivata da sola, però sono sempre stata una molto determinata che scrivevo, se non mi rispondevano riscrivevo, se non mi rispondevano riscrivevo, vado su LinkedIn e scrivo a qualcuno se ci voglio veramente parlare, insisto finché non ci parlo, no? E questo per esempio, ecco, apro e chiudo parentesi, lo racconterà anche una ragazza molto brava che forse avrete visto sicuramente le interviste, che è Virginia Stagni, che lavora nel Financial Times, che sarà tra le nostre speaker. Lei mi ha raccontato, e questo vi do una piccola anteprima, lei mi ha raccontato che è proprio grazie a un messaggio su LinkedIn che lei è riuscita ad arrivare al Financial Times, e questo è stato il suo door opener, no? E quindi su questo lei vorrà condividere come ha fatto, no? Che cosa è stato il suo messaggio, perché è stato catchy il suo messaggio diversamente da altri. Quindi tutto questo per dire che è importante anche individuare quelli che sono i canali di network giusti e procedere in quella direzione. Grazie per tutti questi consigli, anche per averci dato questa piccola anteprima di Virginia Stagni. Leggo un'altra domanda di Laura. Ha appena parlato di competizione, prima quando parlavamo appunto della competizione che spesso c'è tra donne, quindi volevo chiedere quanto è importante per lei la solidarietà femminile e quanta ne ha incontrata nel suo percorso.
Allora, per me la solidarietà femminile è molto importante, ma più che altro perché rappresenta una vittoria in qualche modo, no? Cioè, questo è un altro degli stereotipi che va smantellato. Le donne non fanno squadra. E in tante room, anche su Clubhouse a cui sto partecipando, si dice sempre questa cosa: le donne non fanno squadra. Oppure c'è la corrente di quelli che dicono non è vero che le donne non fanno squadra, no? Quindi c'è sempre questa cosa. In realtà io penso che le donne, quando fanno squadra, ecco, questo mi piace dire, quando fanno squadra diventano veramente potenti, perché comunque noi donne abbiamo la capacità di essere veramente tenaci quando vogliamo raggiungere un obiettivo. Quindi questo deve essere una cosa positiva che noi ci dobbiamo, come dire, spalleggiare, aiutare, e assolutamente la sorellanza è importante, ma non per me, è importante per la società in generale, perché ovviamente se noi siamo, tra virgolette, purtroppo ancora il sesso debole sotto certi aspetti, perché comunque lo siamo, purtroppo i dati questo lo dimostrano, non è che lo dico io. Che cosa vuol dire questo? Che c'è del lavoro da fare, e come in tutte le situazioni sociali in cui c'è del lavoro da fare, più persone ci sono che si aiutano tra di loro per riuscire a raggiungere determinati obiettivi, più il messaggio che arriva è forte. Io lo dico sempre, ci sono una serie di cose che solo il governo può decidere, cioè sulle leggi, sulla paternità o queste cose. Non possiamo ovviamente agire noi, però quello che possiamo fare è nel nostro piccolo, fare le nostre piccole, tra virgolette, battaglie quotidiane, unirci nel modo giusto, far passare i messaggi giusti, e pian piano, mattoncino dopo mattoncino, qualcosa insieme si costruisce. Quindi è assolutamente importante, non per me Eleonora Rocca come persona, ma per la società. Vero, vero. E tu nel tuo percorso l'hai incontrata questa solidarietà? Sì, l'ho assolutamente incontrata, la sto ancora incontrando, e molte donne che mi hanno supportato in questo progetto, sapendo anche appunto che era una mission impossible sotto certi aspetti, ma comunque mi hanno supportato, quindi questo assolutamente io l'ho visto. Ci sono anche stati casi in cui questo non è successo, o casi in cui sono successe cose anche un po' spiacevoli, anche questo mi è successo, tipo 2 anni fa, 3 anni fa credo fosse, una ragazza in anonimo mi mandò un messaggio che dicendomi, peraltro firmandosi una community che di fatto è una community che supporta le donne, dicendomi: ah, ma tu sei arrivata dove sei arrivata perché hai allargato la mente o le gambe, no? Quindi questo è purtroppo un messaggio brutto, forte comunque da ricevere, però questo che cosa ti fa capire? Che comunque c'è anche un sottostante di persone che comunque la pensa così, quindi che prova invidia, che non è aperta, che non è supportive. Questo assolutamente succede, però io penso che questo succeda, dipende dalle persone, non è una questione di sesso. Le donne probabilmente tendono un po' di più a sentire questo tema di competizione, perché noi siamo tutte lì che perfettine, che vogliamo essere perfette in tutto, e quindi ci caschiamo un po' più facilmente, però esistono pure uomini che fanno queste cose, voglio dire, adesso non demonizziamo, quindi questo è. Vero, dipende poi proprio dalla singola persona. C'è un'altra domanda di Maria Laura Rizza che dice che consigli daresti a chi decide di tornare in Italia, a Milano, dopo una lunga e unica esperienza all'estero in grandi aziende? Allora, che consigli darei? Fare un po' i conti con se stessi, nel senso che anche lì tornare in Italia significa che cosa? Significa tornare ad avere una vita quotidiana che purtroppo ha delle differenze rispetto a un paese all'estero. Io, se dovessi tornare adesso a vivere a Milano, banalmente mi verrebbe male il fatto che appunto magari devo pagare con la carta solo se spendo più di 5 euro, no? Che è una cretinata se tu ci pensi, oppure devo comprare sigarette e non posso pagare con la carta, devo per forza avere il cash, oppure salgo sul taxi e quello lì, il tassista mi inizia a raccontare tutte le cose del governo che non gli vanno bene, e quindi l'atteggiamento lamentoso delle persone. Ci sono tutta una serie di cose. L'Italia non è solo questo, ma è anche questo. Allora il punto è, uno deve fare un po' i conti con se stesso e dire: io a che cosa do la priorità nella mia vita? Se dai la priorità a dire voglio vivere in un paese in cui
ci sono 4 stagioni e non una sola, cioè l'inverno, come in caso di Londra, per dire, e allora dici ok, apprezzo l'Italia per quello che è in questo senso, oppure apprezzo il fatto che posso andare il weekend in montagna senza dovermi caricare lo snowboard sull'aereo o comunque dover fare per forza, prendere per forza un aereo, perché io lo dico sempre, l'Inghilterra è un'isola, cioè noi siamo abbastanza isolati, per cui comunque tutta una serie di cose non sono facilissime, no, da fare. Quindi è sempre mettere sulla bilancia. Il consiglio mio è: se ci dovete tornare per scelta, fate le vostre considerazioni. Se ci dovete tornare perché ci dovete tornare per forza, apprezzate le cose belle ovviamente dell'Italia, di quello che in Italia si può fare. Poi Milano comunque è cambiata tanto, sta crescendo tanto. E apprezzate questo, cercando tra virgolette di stare bene, no? Perché poi io penso sempre che ogni persona sta bene in un contesto diverso, cioè quello che vuole stare a Barcellona sulla spiaggia o usando lo skateboard tutti i giorni, c'è quello che invece dice no, io devo vivere in centro a New York perché ho bisogno del caos. Quindi è un po' questo, dovete fare un ragionamento con voi stessi. Se poi non è una scelta, è obbligato, allora bisogna un po' stringere i denti e dire ok, apprezzo quello che di bello c'è qui e poi se proprio voglio me ne tornerò di nuovo fuori. Io conosco anche tanta gente che ha fatto così, che è tornata in Italia e poi magari dopo un po' di tempo ho deciso di tornare qua. Questo l'ho visto almeno 5 volte, quindi funziona anche quello. E sempre legato a questo argomento è arrivata adesso una domanda, poi torno anche a quella precedente. Che consigli daresti per fare network a chi vuole iniziare una carriera all'estero con una laurea italiana e pochi contatti nel nuovo paese? Quindi un po' la situazione contraria. Ma allora non credo che cambi granché, nel senso, la laurea qui non gliene frega niente, né se l'è presa qui, almeno questa è stata sempre la mia sensazione. Né che tu l'abbia presa qui, né che tu l'abbia presa a Stanford, o che tu l'abbia presa, gli inglesi proprio la questione del titolo non gli interessa. Tra l'altro voglio anche dire che le lauree italiane sono molto apprezzate qui, Non vi dimenticate che, adesso non faccio nomi da altre università, però comunque la City è stata gestita a livelli proprio di direction, ad altissimi livelli della finanza, da tantissimi italiani che venivano da università internazionali, cioè internazionali, università che hanno connessioni internazionali italiane importanti, proprio perché in realtà la nostra preparazione è molto alta. Mi sento di dire rispetto a loro, questo mi sento un po' di dirlo, non voglio fare assolutamente polemica per il paese dove vivo, però ecco, la laurea italiana in realtà è molto apprezzata, lo sanno che gli italiani sono bravi a lavorare, quindi questo non è assolutamente un problema. Non hai network, non è un problema. Il network si crea. Io quando sono arrivata qui a 33 anni con, vabbè, la prima volta a 25, ma ero solo venuta a studiare e lavorare per un anno, poi sono tornata in Italia e poi appunto sono ritornata qui poi a tempo indeterminato nel 2013, quindi da 8 anni. Quando sono arrivata qui io non avevo niente, ho lasciato il mio posto in Microsoft fisso, ho lasciato la mia casa col mutuo, ho preso la mia valigia di cartone e sono venuta qui. Perché amavo Londra, la follia, erano anni che avevo nella testa questa cosa che dicevo, voglio tornare a Londra, voglio tornare a Londra, voglio tornare a Londra, e non lo facevo mai. Allora un giorno ho detto basta, prendo un biglietto, sono andata e ci vado, perché anche qua se no continuavo a pensarci e non aveva senso. E allora quando sono venuta qui sono partita da zero, sono andata da un'amica a vivere per 2 mesi, così ho potuto trovare lavoro. Intanto l'ho trovato subito, devo dire la verità, però venivo da Microsoft, quindi su questo diciamo che poi ai tempi era un pochino più facile adesso oggettivamente il Covid e la Brexit hanno comunque impattato il mercato del lavoro in UK, però detto questo rimane sempre comunque molto più dinamico, assolutamente le opportunità qui sono tante, bisogna essere bravi, bisogna saper dimostrare di saper fare le cose o comunque di avere le idee chiare, di parlare bene la lingua, perché questo è molto importante. E anche di saper gestire e capire come funzionano i colloqui qui, perché comunque sono diversi, sono molto diversi dall'Italia, almeno questa è stata la mia esperienza. Io infatti gli unici soldi che ho investito all'inizio l'ho investiti per fare delle test interview,
Quindi io poi ho trovato lavoro subito, 2 settimane che ero qua, c'avevo già il contratto, no, ho trovato subito lavoro, però mi ricordo che ho fatto le test interview con una persona che la paghi, ai tempi era tipo 90 pound, una cosa del genere, che semplicemente fa finta di essere il tuo intervistatore e ti aiuta a gestire il colloquio, e quindi sai, essendo comunque un colloquio in una lingua che non è la tua lingua madre, è una cosa completamente diversa, qui sono molto più pratici, quindi vogliono gli esempi pratici, non è tanto mi racconti il curriculum, no, vogliono un po' più di sostanza, quindi comunque vengono gestiti in modo diverso. Questo è stato l'investimento che ho fatto, però non è detto, il network si crea. Io conosco anche persone che sono arrivate qui da zero, hanno fatto anche camerieri magari per un anno e poi sono riusciti comunque ad andare in azienda, perché questa è pure un'altra cosa, nel senso UK è un paese estremamente tollerante rispetto ai percorsi delle persone, quindi una mia amica per esempio è venuta tardissimo, aveva 42 anni e passa quando è arrivata qui, ha fatto un master, quindi grandissima, è andata a lavorare 1 anno e mezzo in un negozio di biciclette come commessa, lei era laureata, aveva il master e tutto, però poi invece tutta l'esperienza che lei aveva fatto in un'azienda in Italia nel mondo della formazione, in realtà poi gliel'hanno effettivamente valutata e quando è arrivata una buona opportunità è riuscita a entrare in British Petroleum, quindi oggi lavora lì, ha fatto anche una bella carriera e quant'altro, però ecco, è passata dal faccio la commessa nel negozio di biciclette, come queste ne ho viste tantissime qua ragazzi, quindi tantissime storie. Questo per dire che poi una strada uno la trova se la vuole trovare, quindi se ci volete provare buttatevi anche se non avete network, il network si crea. Adesso purtroppo col Covid è un po' difficile, ma normalmente ci sono anche tantissimi eventi qui, eventi anche gratuiti dove si può andare, fare network e conoscere altre persone al Google Campus, in tanti coworking dell'area un po' più, se volete, start-up di Londra, che è la parte est, lì ne fanno tante di queste cose gratis, quindi anche se sei nuovo puoi andare, vai, fai networking, mangi la tua pizza, conosci persone e pian piano riesci a trovare il modo, insomma. Se non ci sono altre domande, adesso non ne vedo altre, direi che possiamo concludere qui. Io ti ringrazio anche a nome di tutta l'associazione di WIBF per aver accettato appunto di fare questa intervista, di aver condiviso la tua esperienza e averci dato i tuoi consigli. Quindi grazie ancora. Grazie a voi ragazzi, in bocca al lupo a tutti quelli che ci ascoltano per tutti i vostri progetti. Se avete bisogno scrivetemi pure. E poi spero di vedervi tutti all'evento. Anche gli uomini, perché vogliamo coinvolgere anche gli uomini. Grazie Eleonora, grazie per essere stata nostra ospite. Grazie a voi. Ciao ciao. Ciao. Ciao.